Buongiorno a tutti e benvenuti su IT Problem Solver. Oggi vi parlerò di un argomento molto di attualità in questi giorni, vi parlerò di T-Wallet, un nuovo sistema di portafoglio digitale. Allora andiamo subito a vedere le slide che ho preparato. IT Wallet è un sistema di portafoglio digitale per contenere i nostri documenti, che è stato prodotto in Italia secondo le direttive della Comunità Europea, però in Italia sta partendo adesso con una fase sperimentale, poi dovrebbe partire con diverse fasi a essere applicato a sempre più utenti fin quando poi diventerà disponibile a tutti. Questa applicazione promette di rendere più comodo l'accesso ai documenti e servizi pubblici direttamente sul nostro smartphone. Vedremo insieme cos'è, come funziona e quali sono i suoi vantaggi e quali sono le sue limitazioni. Il T-Wallet è integrato con l'app Io che magari alcuni di voi hanno già usato, anch'io l'ho usato, poi vi parlerò della mia esperienza. Permette di caricare documenti come la patente, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità. Questi documenti possono essere caricati sui tuoi wallet. È importante sottolineare, perché si è parlato molto in questi giorni su diversi contenuti, alcuni un po' più terroristici, che l'uso di T-Wallet è completamente facoltativo, cioè un utente non si è obbligati a utilizzare i T-Wallet, si può continuare a usare l'app Io senza utilizzare i T-Wallet. Chiunque può decidere se continuare a usare i documenti fisici o passare al formato digitale. Questa opzione rende più semplice portare con sé tutto l'essenziale in formato digitale, ma lascia la libertà di scelta agli utenti. È anche importante notare, come vedremo poi, nella cosa che è possibile mantenere il documento fisico. Una domanda appunto riguarda il valore, domanda comune è quello del valore legale dei documenti. I documenti caricati su un IT Wallet hanno lo stesso valore del documento fisico. Se uno dei documenti che si potrà caricare sarà la patente, quindi se la patente è caricata su IT Wallet, quando la polizia ci fermerà per un controllo, potremo mostrare la patente su questo dispositivo ed è perfettamente legale. Infatti sono resi validi questi documenti anche durante i controlli dell'autorità. E anche per comunque una sicurezza, almeno siamo sicuri che non vi è l'obbligo di abbandonare i documenti tradizionali. Quindi si possono mantenere sia le versioni digitali sia quelle cartacee, a seconda delle necessità. Quindi non è vero che bisogna, se si decide di mettere la patente in formato digitale su T-Wallet, si butta via l'altra patente, perché la patente cartacea. No, questo non è questo al momento non è questo lo scopo. Per quanto riguarda la sicurezza, per l'accesso all'IT Wallet si utilizzerà o lo SPID, già utilizzato per accedere a altri sistemi che starebbe per sistema pubblico di identità digitale, che è già ampiamente utilizzato per accedere a servizi quali l'INPS o l'Agenzia delle Entrate e altri servizi, e il CIE, SIE, la carta di identità elettronica, che quello chi ha la nuovo tipo di carta d'identità, anch'io ho già questo perché una volta purtroppo mi hanno rubato il portafoglio e quindi ho fatto quella nuova e uso questa carta d'identità elettronica, è utilizzabile come strumento alternativo allo SPID per accedere a portali dell'amministrazione. Questo progetto risponde anche alle normative europee. C'è una normativa che viene dall'Europa che probabilmente l'Italia per prima parte l'applicare, sembra che siamo i primi in Europa che siamo partiti con questa sperimentazione.
che promuove l'adozione di identità digitali per sicure in tutti i Paesi membri. Questa è la normativa che propone l'utilizzo di identità digitali sicure. La Comunità Europea ha un progetto appunto per diffondere l'adozione di questi tipi di identità sicuri. Un chiarimento per quanto riguarda la carta d'identità elettronica. La carta d'identità elettronica non sarà disponibile sui T-Wallet perché ha un ruolo specifico. Infatti abbiamo visto prima che la carta d'identità elettronica serve proprio per l'autenticazione, quindi non può stare dentro i T-Wallet perché altrimenti come faremo? Perché dobbiamo autenticarci con uno strumento esterno. Quindi al momento non è previsto che la carta d'identità elettronica finisca all'interno di questi servizi. La carta d'identità elettronica è fondamentale per accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione, eppure essendo un documento digitale ha un ruolo complementare. C'è un documento digitale, ma c'è la forma, appunto, c'è anche il documento cartaceo col chip all'interno che può essere utilizzato collegato con un opportuno lettore, può essere letto. Andiamo. A questo punto vi voglio parlare della mia esperienza con l'Appio. Ho usato l'Appio già da parecchio tempo, e però su un sistema Android ho notato, io avevo un vecchio cellulare, adesso passo un attimo lo schermo intero. Vedete questo? Se lo vedete, accendo lo schermo dove c'è un, un sistema operativo. Vedete che non è supportato dall'Appio perché c'è un sistema operativo del lineaggio OS, che è un sistema operativo Android open source, cioè proprio a causa dell'obsolescenza programmata, c'è questo device, beh, ormai avrà quasi una decina d'anni, comunque funziona ancora, però per avere un Android 11 aggiornato e non avere un Android 5 ho usato questa immagine lineage OS che per alcuni device, parecchi device, per esempio per la Samsung ci sono, consente di installare questo sistema immagine Android open source che funziona, che funziona perfettamente. Quindi si ha il vantaggio di avere un sistema aggiornato e nello stesso momento funzionante ed open, però alcuni produttori, sia privati sia come l'Appio che come MyCicero, che adesso è diventato MyPark, mi sembra, non supportava questo tipo di applicazione e questo è veramente un peccato perché è importante, non è che uno deve buttare via il device perché il produttore non ti fa più l'aggiornamento del sistema. E poi il fatto che siano più vulnerabili e veramente non è vero, perché io ho provato con le policy orchestrator, cioè la, con Trellix, con la gestione delle vulnerabilità dei device, che era di McAfee una volta, poi è diventata Trellix. ehm, e ho provato le vulnerabilità, l'Android 5 era una valanga di vulnerabilità, questo l'11 non aveva neanche una, però è così, magari con l'Android 5 l'applicazione io funzionava, adesso probabilmente non funzionerà più, quindi se sareste costretti comunque a cambiare il cellulare anche. Quindi torniamo alle slide, siamo andati troppo avanti. Quindi con questo Lineage qui vi ho spiegato che non funziona e limita l'accesso e anche quell'obsolescenza programmata, vi ho detto tutto perché appunto i produttori dopo un certo numero di anni, 3-4 anni, non forniscono più aggiornamenti del sistema operativo, quindi neanche le patch di sicurezza vengono più forniti. Quindi avremo un device più vulnerabile e quindi a un certo punto siamo costretti a cambiarlo. Andando a vedere sulle conclusioni, i consigli, è essenziale fare una scelta consapevole,
ognuno ha deciso di, può decidere come preferisce, se vuole conservare i documenti, usare i T-wallet e conservare i documenti digitali, può non metterli o può metterli e continuare a usare i documenti fisici. Rimane sempre una scelta libera. Poi fatemi sapere cosa ne pensate voi di commenti, se avete intenzione. Io personalmente magari qualche documento lo metterei perché sarebbe sempre comodo, tanto comunque posso sempre mantenermi anche il documento fisico. E con questo passaggio aumenterebbe, diciamo, darebbe una, una migliore utilizzazione dell'attività quotidiana, senza dover accedere sempre ai documenti cartacei, sono reperibili in forma digitale, anche quando dobbiamo fare qualche attività online con la pubblica amministrazione è un vantaggio. Però l'altra cosa, quella che si diceva di non avere, non so se si è detto di sostituire completamente il documento fisico, bisogna tenere presente una cosa che il device mobile potrebbe non funzionare, potrebbe avere la batteria scarica, potrebbe semplicemente collegare nell'acqua, cadere nell'acqua, cadere, rompersi, oppure c'è anche chi non ha il device mobile, perché deve essere sempre una scelta possibile, quindi non è possibile obbligare tutti a prendersi il device mobile. Poi l'altra cosa appunto è quello dei sistemi open, che non è giusto neanche obbligare a tutti di usare una distribuzione commerciale, perché a questo punto si potrebbe esserci anche, diciamo, una cosa che non sarebbe regolare. Quindi poi l'importante è avere sempre i backup, avere un backup per evitare problemi tecnici. Se avete domande o se volete approfondire, contattate, scrivete negli argomenti, scrivete nei commenti, scrivete cosa ne pensate di quest'app. Mi raccomando, sempre ognuno la può pensare come vuole, c'è chi le vuole usare, c'è chi non le vuole usare, ma uno non deve costringere gli altri a fare quello che imporre la propria volontà. Ecco, vi faccio il saluto, allora passo ancora un attimo sul desktop, vi faccio vedere l'applicazione che gira sul mio cellulare, vedete che leggendo la documentazione si legge proprio che la carta d'identità per autenticarsi a accesso e sicurezza bisogna autenticarsi con lo SPID o con la carta d'identità elettronica, che è uno strumento indispensabile per autenticarsi. Adesso io sono in fase di lettura, voglio leggermi tutte queste norme che magari sono un po' lunghe da leggere, ma è sempre meglio leggere. Qua c'è sempre accetta e continua perché quasi tutti accettano e continuano senza leggere. Però è buona norma leggerle queste cose perché poi possono trovare sorpresine. Va bene, adesso passo un attimo in visualizzazione completa. Vi saluto, grazie, e mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un like per incentivare l'attività del canale. Arrivederci e a presto al prossimo video.